Oggi prepariamo insieme la regina delle torte moderne, la cream tart. È una sorta di crostata molto più scenografica, bellissima da vedere, molto colorata con tanta frutta fresca. La possiamo preparare per la festa della mamma. Ci sono pochi passaggi e sono davvero molto semplici. Seguitemi in cucina e vediamo come si prepara. Si inizia preparando la pasta frolla, bisogna iniziare il giorno prima. Nella ciotola di un mixer si versa la miscela per pasta frolla, la farina di mandorle, il burro, poi si aggiunge lo zucchero a velo e infine si aggiunge l'uovo. Quando l'impasto incomincia ad ammassarsi da un lato della ciotola è pronto. Lo si appiattisce così raffredda prima, lo si avvolge bene nella pellicola e lo si mette in frigorifero per circa un'ora. Questo lavoro può essere fatto anche il giorno prima per il giorno dopo, anzi ve lo consiglio perché poi rende tutto molto più semplice. Una volta che la pasta frolla è così fredda, si infarina con farina di riso una spianatoia, si infarina leggermente anche la pasta frolla fredda e si inizia a stendere. Se risulta troppo soda perché è troppo fredda, non iniziamo a stenderla subito, ma picchiettiamo la superficie con il mattarello. Quando poi la frolla si ammorbidisce, iniziamo a stenderla in maniera tradizionale. Dobbiamo stenderla ad uno spessore ideale di circa 4-5 mm. Questi sono degli spessimetri in legno che trovate online senza problemi e che servono proprio ad indicarci lo spessore omogeneo per l'intera frolla. Sono molto comodi, costano pochissimo e ve li consiglio. Una volta ottenuto lo spessore che ci serve, noi dobbiamo ritagliare due dischi da 20 cm. Se non ce la facciamo in un'unica volta, rimpastiamo i ritagli, stendiamo nuovamente la pasta a 4-5 mm e ritagliamo il secondo disco. Quando entrambi i dischi sono pronti, per comodità, specialmente se sono ancora freddi, li spolveriamo con della farina, li sovrapponiamo e creiamo il foro centrale appoggiando un qualunque strumento abbiamo. Se non abbiamo un cerchio di 10-11 cm, possiamo utilizzare qualunque attrezzo abbiamo in casa. Io per esempio ho utilizzato il coperchio di una vaschetta da gelato. Ci segniamo la parte centrale e poi lo ritagliamo con un coltellino affilato alla liscia e molto ben appuntito. Sovrapporre i dischi ci permette di avere un foro perfettamente centrato in entrambe le parti. Questo lavoro viene molto semplice se i dischi sono ben freddi, perché non si attaccano l'uno all'altro. Spostiamo con cura gli anelli che abbiamo ottenuto sulla placca coperta di carta da forno. Se vogliamo possiamo rimpastare i residui di pasta frolla e ritagliare dei biscottini con i quali decorare la cream tart. Possiamo anche cuocere altri piccoli dischi se vogliamo, oppure possiamo creare tanti biscotti da farcire con la marmellata o con la crema spalmabile. Rimettiamo tutto quello che abbiamo ottenuto in congelatore per circa 15-20 minuti. Prima di infornare facciamo tanti buchini sulla superficie e poi inforniamo nel forno preriscaldato a 170 gradi modalità ventilata per circa 18-20 minuti. Poi bisogna tirare fuori dal forno la frolla e lasciarla completamente raffreddare mentre ci dedichiamo alla preparazione della crema. Per la cream tart serve una crema che tenga la forma, che non ceda troppo quando noi tagliamo la fetta, quindi idealmente si fa sempre una sorta di cami cream o di crema al mascarpone. Bisogna lavorare il mascarpone con la panna e lo zucchero a velo, oppure potete sostituire lo zucchero a velo con il latte condensato e montiamo tutto fino a quando non abbiamo una consistenza soda. Più panna si mette, più la crema risulta cedevole. Io ho preferito andare sul sicuro, avere una crema che reggesse bene il peso e il taglio, oltre che il riposo in frigorifero, e ho ottenuto una crema un po' più soda rispetto al normale. Infine bisogna trasferire la crema in una sacca da pasticceria munita di beccuccio liscio di circa 1,5 cm e si fanno le decorazioni. Prima nell'anello messo alla base si creano due file di mucchietti di crema, poi si poggia il secondo anello poggiandolo proprio centralmente, si
si decora con la frutta a piacere. Se volete una spolveratina di zucchero, qualche biscottino di decorazione. Questo è un dolce che ha bisogno di riposare per almeno 4-5 ore prima di essere porzionato, perché altrimenti la pasta frolla risulta troppo croccante e non va bene perché si spacca al momento del taglio. C'è una differenza enorme di consistenza, come vedete proprio nelle scene finali. Io vi mostro la fetta tagliata non appena ha finito la decorazione e la fetta tagliata dopo 5-6 ore di riposo. La differenza è enorme e anche la consistenza è molto più gradevole. Come vedete i segreti sono pochi, il riposo in frigo non è opzionale ma è assolutamente obbligatorio. L'altro punto fermo è questa crema che deve essere ben soda. Io ho utilizzato un po' meno panna, potete aumentare leggermente la quantità di panna ma senza eccedere, perché comunque abbiamo bisogno di una crema molto più sostenuta. È buonissima, è facile, è scenografica, provateci, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Se la ricetta vi è piaciuta lasciatemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Grazie per la visione e per la condivisione e alla prossima ricetta gluten free. Ciao!